Benvenuti amici su questo mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi ho una fioritura speciale per voi di un Papiobedilum primulinum, una specie botanica, non è un ibrido, diciamo innanzitutto, ma è una specie botanica che viene dall'isola di Sumatra, ha bisogno di molta luce, non ama il sole diretto, temperature comprese tra i 15, non sotto i 15, può andare sopra i 20, non sotto i 15 la notte, può superare i 20 anche durante il giorno, 20-25, non ha problemi. È un intermedio calda, molta luce, io lo tengo adesso al sole ma è inverno, poi lo tengo al sole per fare il video, poi lo riporterò sotto luce artificiale. È un multifiore, se vedete questo è il quinto fiore in successione, quindi il ramo non va tagliato perché produce fiori in successione, siamo al quinto. Vive nelle colline dell'isola di Sumatra, quindi cresce tra i 400 e i 1000 metri, quindi predilige ambienti umidi. Il substrato non deve essere assolutamente zuppo né fragido, se no addio le radici. Cresce tra un'altitudine di 400-1000 metri, colline piene di calcare, di humus. Diciamo che il Papiobedilum come orchidea, non essendo epifita, non vive a ridosso di alberi, ma cresce su terreni dove trova tutti i possibili detriti immaginabili di rocce, roccette, pezzi di albero, pezzi di corteccia, tutto quello che è un detrito vive lì. Come radici, il Papiobedilum ha delle radici con dei peletti, sono cicciottelle, ha dei peletti laterali, sono marroncine con la punta bianca quando è in crescita, guardate quanto è bello il fiore, e ha bisogno di andare a girare sul substrato che incontra per trovare il nutrimento di cui poi ha bisogno, quindi per questo ha delle radici che sono molto, vanno per conto loro, anche dentro il vaso vanno per conto loro. Lo coltivavo in labillo, l'ho coltivato in barca, l'ho coltivato in 1000 modi. Oggi ve lo presento in fibra di cocco perché la fibra di cocco mi ha dato grossi risultati. Questa qui che vedete piccolina non è un'altra pianta, bensì è una divisione della pianta principale. Questa divisione, quando mi si è separata, mi è rimasta praticamente in mano. Se non l'avessi messa in fibra di cocco avrei avuto grossi problemi. Innanzitutto vedete che le foglie sono belle turgide, questo è il punto importante. Non che gli altri substrati non vanno bene, ma con la fibra di cocco si riesce a trovare giusto, io perlomeno parlo per la mia esperienza, ve la presento a voi, si riesce a trovare il giusto substrato che mantiene bene l'umidità. Allora, innanzitutto, la fibra di cocco è un prodotto naturale, è un prodotto che viene dal processo di lavorazione della fibra, della fibra e del mallo di cocco. Viene tritato tutto fino a che diventa questo substrato. È un substrato irregolare, cioè già pezzi grandi, pezzi medi, pezzi fini, quindi riesce a mantenere nel vaso la giusta umidità di cui la pianta ha bisogno. Però mi raccomando, quando viene bagnata questa pianta non va data acqua in quantità industriali come se fosse il barche, cioè non succederà mai che quando io do l'acqua esce sotto, assolutamente. Io non faccio altro, quando vedo che il substrato diventa chiaro, di solito la fibra di cocco rimane scura in superficie, quando diventa chiaro, semmai aspetto anche un altro giorno, non ho problemi. L'importante è che poi vado a reintegrare quell'umidità che è andata via sopra. Ecco, non ho bisogno assolutamente di fare sciacqui, risciacqui, l'acqua non uscirà mai sotto. Per chi coltiva in casa è un vantaggio perché praticamente viene data molta ma molta meno acqua. Non si fa danno sulla struttura su cui li appoggiamo, perché chi ha tante piante, chi ne ha poche no, ma chi comincia ad avere 100-200 piante, poi se devi fare il lavaggio del substrato diventa anche un po' ingestibile in casa, o si ha una terrazza oppure diventa un po' più complicato. Io lo riesco a lavare, a bagnare benissimo con uno spruzzino, perché questo spruzzino io penso che con lo spruzzino conto fino a 3 secondi, poi ho già fatto, giusto per rendervi conto, poi un giorno farò un video,
Conto fino a 3 con lo spruzzino ho fatto, ho reintegrato l'umidità in superficie, che poi piano piano quella scende verso il basso, quindi avremo sempre che verso il basso l'umidità sarà costante, sopra un pochino meno, che secondo me, secondo la mia esperienza, questo è quello che succede in natura, cioè la parte superiore tende ad asciugare, la parte sotto rimarrà sempre umida. La radice si abitua benissimo, se vedete qualche foglia gialla non è niente di che, sono solo le piante vecchie. Quindi io da quando ce l'ho ho quella piantina lì, quella più verde, il resto è quella da quando l'ho comprata da qualche anno fa. Diciamo questo, che con la coltivazione in fibra di cocco riesco a non avere assolutamente stress, prima cosa, assolutamente niente stress da parte della pianta. Secondo, la pianta si abitua subito. Secondo, la radice non si stressa. Posso lasciarla lì per anni perché non mi dà assolutamente problemi. Quando la vado a svasare non ho pezzi di barche, di corteccia, di lapillo, di pomice che si sono agganciati alle radici. Posso effettuare il cambio del substrato in pochissimi secondi e questo è importante. Tant'è vero che quando poi la tirate fuori dal vaso tante volte rimane anche tutto quanto molto concentrato anche intorno alle radici. Diciamo è come se fosse il terreno normale, il terriccio classico, ma con la variante che è molto più drenante e molto più rispettoso anche della natura stessa. Questo tipo di Papiobedilum, l'ultimo punto importante, il pH deve essere garantito intorno al 7 perché è più basico piuttosto che acido. Ecco, la fibra di cocco mi lavora proprio su quell'intervallo di pH che è intorno al 6. Chiaramente non uso concimi così a occhio, ma uso concimi specifici per la fibra di cocco, perché la fibra di cocco ha una caratteristica importante che possiede al suo interno molto potassio e poco calcio. Quindi se uno utilizza un concime qualsiasi per le orchidee non basta, perché va reintegrato l'eccesso e la mancanza, va riequilibrato. Ci sono concimi specifici proprio per la fibra di cocco. Ultima cosa, la fibra di cocco che io uso è già pronta, sia stabilizzata come pH, quindi è bufferizzata. Il buffering è un processo che viene fatto alla fibra per poter garantire la stabilità di pH e soprattutto il pH serve affinché le radici possano assumere, cioè per noi avere un pH costante e controllarlo con un misuratore è importante, è una cosa in più che dobbiamo fare, però la pianta se non rispettiamo il pH non mangia, non riesce ad assimilare, quindi è importantissimo il pH, lavorare su questo. Diciamo che la fibra di cocco mi permette di stare nel giusto intervallo di pH. Misuro anche l'acqua quando concimo in modo tale che non supero certi micro Siemens. Purtroppo nella coltivazione delle orchidee dobbiamo avere, oltre che un buon substrato, degli apparecchi che ci misurano per esempio l'umidità che abbiamo in casa, perché se non abbiamo un'umidità sufficiente poi dobbiamo intervenire con qualche bagnatura o vaporizzazione in più. Misuratori di pH, misuratori di durezza dell'acqua, della salinità dell'acqua. Queste sono cose importanti. Poi nei prossimi video spiegherò ancora meglio tutte queste terminologie, tutti questi attrezzi che sono importanti. Il pH per misurarlo, la conducibilità per sapere che tipo di acqua, quanti sali abbiamo dentro, se no abbiamo detto prima che il Papiobedilum non gradisce un ambiente molto salino, quindi con molta concentrazione di sale. Il concime che noi diamo è sale, l'acqua del rubinetto contiene sale 1+1 e facciamo subito a fare uno sbalzo. Spero di aver fatto cosa gradita, ho aspettato tanto questa fioritura per farvela vedere, è il quinto fiore, non so se ne faranno anche altri, poi lo stello comunque sia non lo taglio, lo lascio qui. Ci vediamo al prossimo video, a presto, grazie di avermi seguito.